Non è la fine di questo video, è solo che quasi sto finendo le mie pulizie di oggi. Ciao ragazzi, io sono Wendy e per fare un video un po' diverso ho voluto cominciare quasi dalla fine delle mie faccende. Però non preoccupatevi, vi darò subito un riassunto di tutto quello che sono riuscita a fare nella mattinata di oggi. Oltre alle solite pulizie giornaliere, ho incluso la pulizia delle finestre delle camere da letto e ho approfittato per lavare le tende. Ma per non farci mancare nulla, cominciamo dall'inizio. Abbiamo fatto colazione e per lasciare sgombero il lavandino e pulirlo, lavo a mano queste cose e li asciugo immediatamente. Molte volte per lavare il lavandino utilizzo del bin in versione solido, che ho sempre a portata di mano. Serve per lavare anche i lavandini in acciaio. Se volete sapere come lo faccio e anche altri modi per usare il bin, vi lascio il link di un altro video in descrizione. Ieri sera, come quasi sempre faccio, ho avviata la lavastoviglie. Al mattino seguente tocca raccogliere tutto e mettere le cose al suo posto. È finito di svuotarla, controllo il filtro e lavo se c'è bisogno. Che se vi dico la verità, sono un po' fissata e lo pulisco quasi sempre. Messo fuori l'umido, disinfettato con un detersivo multiuso il cestino e lasciato pronto per l'uso con un nuovo sacchetto. Anche se era presto, avevamo voglia di lenticchie per il pranzo. Le lascerò cuocere in pentola a pressione nel brodo vegetale per 40 minuti con aglio, cipolle, pezzettini di salame piccante, olio, sale e 2 cucchiai di passata di pomodoro. Farò anche un po' di riso bianco che a casa nostra non manca mai, per accompagnare le lenticchie. Continuo con la solita routine, questa volta rifacendo i letti. Ho lasciato le lenzuola stirate e prendendo aria per dopo rifinire il lavoro. Ragazzi, mi ero dimenticata di dirvi che oggi non vi faccio vedere che prima ho spolverato casa e che prima di iniziare tutte le pulizie ho pulito velocemente in bagno. Tutto perché se non questo video diventa troppo lungo e non volevo annoiarvi.
Ho spazzato il pavimento. Tolgo le tende per lavarle approfittando che laverò le finestre e che fuori c'è una bellissima giornata. Non pulirò oggi le tapparelle. Aspetterò un po' più avanti per farlo. Ho preparato in una bacinella dell'acqua con ammoniaca. È da mesi che non pulisco le finestre di fuori e l'ammoniaca mi aiuterà a sgrassare e pulire per bene le finestre. Di solito bagno con un panno cercando di non trascurare gli angoli e asciugo con un altro. Così farò dentro e fuori delle finestre di questa camera e anche della nostra. Rifaccio anche il letto matrimoniale. A proposito, le lenzuola della camera di mia figlia e il copripiumino di questa le ho acquistate su Shein. Sono ancora molto belle e non è svanito il colore con i lavaggi. Tutto il rosso che vedete le ho prese l'anno scorso su Amazon. Anche qui in camera farò gli stessi passi di prima. Ho già spolverato, spazzerò il pavimento e toglierò le tende per lavare le finestre. Le tende saranno in fila per la prossima carica, visto che ancora non ha finito una che avevo avviata prima. Bellissima questa giornata, è ancora fresca, nessuna nuvola, anche se so che può cambiare subito il clima, visto che è quasi primavera. Mentre pulivo ho fatto giusto il tempo perché si cucinassero le mie pietanze. Ho assaggiato le lenticchie e sono venute molto buone.
Eccomi che finisco la pulizia delle camere da letto passando il mocio. E dicono che mangiando viene l'appetito? A me pulendo è venuta voglia ancora di continuare. Per quello mi avevate vista all'inizio del video passando l'aspirapolvere. Questa è la continuazione. Dopodiché passerò il moscio anche in tutto il resto della casa. Ragazzi, se vi sta piacendo il video e vi motivano le pulizie di casa tanto come me, non esitate a lasciarmi un cuoricino nei commenti e condividere il canale. Così mi aiuterai a far crescere la nostra comunità con altri amanti delle pulizie. Io e mia sorella vi ringraziamo di cuore. Ciao ragazzi, come state? La spesa l'ha fatta mio marito. E mentre vi mostro cosa ha comprato, vi dico che oltre alle solite faccende di casa, spero di farvi compagnia e magari di ispirarvi con qualche idea utile. Se avete dei consigli o suggerimenti, mi farebbe piacere sentirli, come sempre vi dico, nei commenti. Facciamo sempre delle piccole spese per il cibo, perché il frigo che abbiamo in casa non è molto grande e neanche lo spazio di immagazzinaggio. Per quanto riguarda i prodotti per la pulizia e per l'igiene intima, di solito li compriamo una volta al mese. Se però ci servono prima, non esitiamo a fare un altro giro al negozio. È fondamentale mantenere un ambiente pulito e prendersi cura di sé. Quindi cerchiamo di pianificare queste spese in modo da non rimanere quasi mai senza.
Ho sistemato tutto per bene. Ho messo gli alimenti nel frigo e le merendine nei loro contenitori giusti. Adesso mi manca solo da riempire un barattolo con delle caramelle e trovare un posto per conservare gli arachidi. Mi sono svegliata presto e ho deciso di iniziare la giornata cambiando le lenzuola. Dopo averle tolte, lascerò arieggiare la camera da letto e anche il materasso. Questo è un rituale che seguo ogni settimana senza eccezioni, perché adoro la sensazione di dormire su lenzuola pulite. Inizio subito con la prima lavatrice. Per le lenzuola e gli asciugamani scelgo sempre un programma che mi consente di lavare a temperature elevate. Questo è importante per me perché così riesco a eliminare i batteri e gli acari della polvere e in più lavare ad alte temperature aiuta a mantenere i tessuti freschi e profumati. Dopo aver sistemato la mia camera andrò anche nella stanza di mia figlia. Tolgo le lenzuola e, ovviamente, aprirò la finestra per far entrare un po' d'aria fresca anche qui. È importante per me che entrambi i letti siano sempre freschi. Ho approfittato che si è rivelata una splendida giornata di sole per arieggiare questo bucato che avevo fatto ieri. Lo metterò nel cesto della biancheria pulita. Insieme ad altro sarà pronto per essere stirato questo fine settimana. È bello poter godere di una giornata così luminosa e, allo stesso tempo, svolgere qualche piccola faccenda domestica. Ogni sera, prima di andare a letto, lascio avviata la lavastoviglie. Al giorno dopo mi rimane solo risistemare tutto nel suo posto. È un momento che mi rilassa e mi fa sentire bene. Sistemare la cucina e sistemare il divano la sera mi dà la sensazione di avere tutto in ordine. All'altro giorno mi sento più tranquilla e pronta per affrontare una nuova giornata. Sto preparando una bacinella d'acqua per pulire la madia. Ho spruzzato il detergente che mi ha regalato una cara amica e che sto usando davvero tanto. Ieri, mentre mettevo a posto le merendine e la spesa, ho pensato che era arrivato il momento di fare questa pulizia in modo serio. Ho deciso di svuotare la madia un'anta alla volta,
così posso pulire per bene e non lasciare nulla di sporco. È un lavoro che richiede un po' di tempo, ma so che alla fine ne varrà la pena. Prima toglierò un po' la sporcizia con un panno catturapolvere, per dopo con il panno strizzato bene andare a pulire tutta questa parte. Mi assicurerò di non trascurare gli angoli né le ante. Prima di rimettere le cose lascio un po' aperto così prende aria. Approfitto e già che ci sono, passo il panno per il contenitore del riso. Questo l'ho acquistato su Temu e ha una capacità per 5 kg. In questi piccoli conservo anche dei grani, questi presi da Teddy. Passo anche sul portapane, preso dal risparmio casa. Questa sezione era un pochino più sporca e dove abbiamo merendine e snacks. Farò lo stesso trattamento di prima. Raccolgo il grosso con il panno catturapolvere e pulisco con il panno ben strizzato. Penso che abbiamo tutti chiaro l'importanza di mantenere pulito il luogo dove conserviamo le nostre riserve alimentari e le dispense.
Una buona pulizia non solo aiuta a prevenire la presenza di insetti, ma ci permette anche di tenere sotto controllo ciò che abbiamo. Infatti, se teniamo tutto in ordine, possiamo facilmente vedere quali alimenti sono disponibili, evitando così sprechi e scadenze dimenticate. Ripasserò il panno anche a questi contenitori e aggiornerò l'etichetta di quello che c'è dentro. Questi prima erano pieni di cioccolatini e mi sono piaciuti perché hanno delle immagini di dipinti famosi. Una volta sistemato tutto, ho fatto uguale con l'altra parte dove abbiamo dei piatti. Già sapete come. Cambiata l'acqua, mi dedico a ripulire l'esteriore della madia. Questo detersivo non solo mi lascia pulito, ma profuma anche. E con la linguaccia che consiglio sempre, anche per questi casi, quando non spostiamo dei mobili, pulirò sotto. Il tavolo da pranzo è da pulire anche dentro. Era da un bel po' che non lo facevo e si sono accumulati delle briciole sotto. A vista sembra così pulito, ma non lo è. Già che ci sono, pulisco anche le sedie e finirò questo video passando l'aspirapolvere per dopo continuare con le mie faccende. Ricordate che sto anche facendo il bucato. Ragazzi, vi invito a lasciare un like se vi ho tenuto compagnia. Io per oggi vi saluto e ci vediamo nel prossimo vlog di Wendy. Ciao!